Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026 per l'amore. Allora ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso. Di solito quando c'è l'appeso si parla di un momento di fermo, di riflessione. Potrebbe essere un buon momento per osservare qualche dinamica in qualche situazione, in qualche relazione. È anche una carta che vi dà la possibilità di prendere consapevolezza che c'è qualche cosa che bisogna accettare. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Partiamo subito con una torre, amici dell'Aquario, e un 3 di bastoni. Fante di spade. Sento che è come se voleste iniziare qualche cosa di nuovo o magari far espandere qualche cosa che non è più così tanto, diciamo, sicuro? 9 di bastoni, ruota della fortuna. Abbiamo un fante di pentacoli e re di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'evoluzione in questo periodo. Questa è la vostra energia e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il legame, io cercherò di lasciarla aperta, cercate di adattare poi voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da questa torre. Sembra quasi che ci sia qualche cosa che è in bilico, che non è più certo, non è più sicuro, o magari non lo è mai diventato. Abbiamo il diavolo e un 9 di pentacoli. Potrebbe essere una questione di potere, una questione egoica, un qualche tipo di sassolino che avete nella scarpa. C'è come qualcosa che non avete mandato giù. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Vi dirò, per qualcuno ho come la sensazione che sia qualche credenza limitante, sapete? Sul tema potrebbe essere, per esempio, meglio da soli che mal accompagnati, o potrebbero essere credenze del tipo non c'è nessuno là fuori per me. Abbiamo la morte e un cavaliere di bastoni, scusate, di pentacoli. C'è una sorta di lentezza effettivamente in questa. Sapete, la torre è al contrario, quindi. E poi c'è subito la morte dopo. Io non credo in realtà che sia un qualche cosa che si rompe, ma più che tutto qualche cosa che cambia, che si trasforma. In questo senso, con il 3 di bastoni potreste avere come la voglia di espandere qualche cosa, ma è come se ci fosse bisogno di fare dei cambi magari a livello personale piuttosto che a livello di gente che state frequentando.
Diciamo che con il Cavaliere di Pentacoli potrebbe avvicinarsi effettivamente una persona, direi anche un po' riservata o comunque c'è qualche cosa che ha a che vedere con il vostro aspetto fisico, l'aspetto personale. Può essere come vi prendete cura di voi, come vi vestite, la pettinatura che avete, o il taglio, il colore. Potrebbe essere i vostri gusti, le cose che vi piacciono. Andiamo a vedere il Fante di Spade. Abbiamo la Luna, il 7 di Spade, il 4 di Bastoni e la Regina di Pentacoli. C'è come voglia di osservare certe dinamiche. Vi sento come se, allora, si parte un po' costretti e poi qui c'è come un bisogno da parte vostra di rigenerarvi, di rigenerare l'immagine, il modo di pensare, il modo di porvi, il modo di reagire. È un po' un restyling, è come il vedervi da un altro punto di vista e qui con questo fante di bastoni, di spade, sento che avete come la necessità di avere una visione, cioè di diventare un attimo osservatori di voi stessi, perché con la carta della luna e il sette di spade potreste avere una visione di voi che non è reale, che non è quella che arriva agli altri. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un asso di bastoni, un 7 di coppe e la carta della stella. Sì, siete comunque sulla difensiva. Io sento che ci sono queste ideologie che vi bloccano un po' con questo diavolo, che vi fanno anche battere in ritirata o comunque pensare di più a come poter amare voi stessi piuttosto che, mi viene da dire, anche mettervi in una relazione a questo punto. C'è qualche tipo di desiderio qui, io sento che è come se voleste sentirvi al sicuro. Può essere con questa persona che potreste effettivamente incontrare già questa settimana, secondo me, o con, diciamo, l'altra persona in generale, lasciamola aperta. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Due di bastoni, 10 di spade e 10 di pentacoli. Sento che avete come bisogno di cambiare aria, di cambiare prospettive. C'è qualche cosa, perché qui avete sia il 10 di spade che la morte, che la ruota della fortuna e la torre. C'è come qualche compagnia magari che dovete cambiare, qualche... Io qui sento che la terza settimana è come se vi renderete conto di come vi ponete o di che cosa potreste cambiare di voi nel relazionarvi agli altri. Nella seconda parte io ho più l'idea che troverete come un nuovo acquario. In tutto questo devo dire che sì, si potrebbe incastrare una persona. Adesso andiamo a vedere il fante di pentacoli. Perché credo che, guardate, l'altro fante di pentacoli, credo che questa persona possa effettivamente ridarvi come quel senso di ammirazione, se vogliamo, che un po' vi manca, che un po' è costretto, è bloccato. C'è come un lavoro sull'amor proprio, però l'amor proprio non è solo io mi voglio bene, ma io so come sentirmi al sicuro, so dove andare quando ho bisogno di sentirmi al sicuro. Qui con questa persona sento che c'è come un testare il terreno, se vogliamo, potrebbe esserci appunto anche un nuovo gruppo di appartenenza. Andiamo a vedere il re di coppe. Magari una nuova compagnia, magari è proprio la compagnia di questa nuova persona, o potreste incontrare questa persona perché voi iniziate a fare cose diverse. Allora abbiamo un 9 di bastoni, un 2 di pentacoli e un 3 di spade.
Qui devo dire che secondo me è positivo perché si passa da morte e torre al dove era il 10 di spade qui e poi a un 3 di spade, come se in questi 15 giorni questa modifica, questo cambio di schema avvenisse comunque in modo consapevole perché diventerete osservatori. E devo dire che qui può iniziare qualche cosa anche un po' più alla leggera, prendendo un po' di più le cose con filosofia, cercando di, non lo so, aprire un po' di più la mente, ma senza per questo fissarvi su qualche tipo di risultato egoico. Quindi magari potrebbe essere il ok, frequento questa persona, più o meno potremmo essere simili, secondo me avete anche più o meno la stessa età, non avete gli stessi ritmi, questo sì. Però potreste avere entrambe la stessa età. E vi dico, con questo appeso si tratta di mettersi nei panni dell'altra persona e imparare a conoscervi un po' di più, cercare di capire che cosa arriva all'esterno di voi quando fate certe cose, quando dite certe cose. Mm? Bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame, se siete già fidanzati piuttosto che conoscenti, amanti, in una relazione senza etichetta. Andiamo a vedere semplicemente l'evoluzione dell'energia di questa persona. Partiamo con un 8 di spade. Regina di coppe, 5 di coppe. Sembra quasi una separazione, ragazzi, vederla così. Di primo acchito queste carte qui. Abbiamo un 7 di denari. Io sento che questa persona, secondo me, nutre qualche cosa per voi. Tre di pentacoli, 9 di coppe, 6 di coppe. Io credo che ci sia qualche... Adesso dipende sempre dal livello di relazione che avete, però può esserci come dell'interesse che non è solo, diciamo, chiamiamolo interesse romantico, ok? Potrebbe esserci un interesse romantico, potrebbe esserci qualche cosa di più se è un po' che vi frequentate. Però andiamo a vedere questo 8 di spade perché sembra quasi che la persona pensi di non avere altra scelta, pensi in qualche modo, sì, è come se volesse fare le cose fatte per bene. Andiamo a vedere la regina di coppe. Wow, ruota della fortuna e luna. Voi la ruota ce l'avete qua, eh? Sento che c'è un cambio. Io credo che questa persona cominci ad accorgersi o a rendersi conto che c'è qualche cosa in più. Diciamo che credo che vi pensi abbastanza, però è anche vero che con questa ruota della fortuna è come se fosse arrivato il momento di cambiare un po', diciamo, il proprio ciclo di vita. Andiamo a vedere il 5 di coppe, 8 di coppe e 2 di pentacoli. Guardate, ho la sensazione che, diciamo così, non vi voglia perdere, non voglia perdere questa occasione con voi. Però è anche vero che questa persona sembra non avere più tanta pazienza, è come se sì, voi le interessate, però è come se stesse iniziando quasi a guardarsi in giro perché un po' si sta stufando, potrebbe essere che
ci sia qualche impedimento, qualche tipo di separazione qui che voi dobbiate fare e che quindi questa persona non sia disposta ad aspettare tanto. Allora, qui abbiamo Papa, wow, e Fante di coppe. Potrebbe essere una proposta di unirvi, una proposta di ufficializzare la relazione, di definire i confini della relazione, che cosa siamo. Se per esempio siete in una relazione senza etichetta, è come se questa persona, adesso come adesso, ehm, secondo me non vuole aspettare tanto, siete più voi che siete sulla difensiva, come se ci fosse come una... Sì, perché voi qua avete la ruota della fortuna al contrario, è più come un vabbè, andiamo con calma, conosciamoci, vediamo, però io sento che questa persona ha voglia di costruire con voi. Andiamo a vedere il 3 di denari. Fante di Pentacoli che è la terza volta. Io credo che vi stimiate molto entrambe, cioè nel senso siete curiosi di conoscervi, di stare insieme, di fare progetti. Diavolo. Allora, vi dico una cosa, qua potrebbe esserci un sogno che voi avete, che potrebbe essersi sgretolato tempo fa e che in qualche modo questa persona potrebbe o riportare a galla o riproporvi. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Ho come l'idea che possa dirvi staremo bene insieme, se facciamo questo lo possiamo fare insieme, ti aiuto io. Allora, cavaliere di spade, matto, 7 di coppe e 5 di bastoni. Sento che in realtà ha tante idee brillanti questa persona, ha tanta grinta, tanto entusiasmo, ha tanta voglia di fare, di andare avanti, di star bene. Andiamo a vedere 6 di coppe, fante di bastoni e 4 di coppe. Allora, ragazzi. 6 di coppe è una carta che ci parla di qualche tipo di sogno. Siccome abbiamo un 4 di coppe, potrebbe essere un sogno nascosto, un obiettivo nascosto, un desiderio nascosto da parte di questa persona. Guardate, se è una persona che conoscete da un po', io sento che in qualche modo ve ne ha già fatta qualcuna, vi ha già deluso, in qualche modo vi siete già visti separati per qualcuno, è come se voi aveste già elaborato un lutto o magari state ancora elaborando il lutto della relazione con quella persona e questa persona potrebbe ripresentarsi e cercare di, diciamo, farvi vedere le cose in prospettiva ed è per quello che per voi è fondamentale diventare osservatori delle dinamiche di comportamento perché qua ci sono proiezioni o comunque una visione parziale. La persona potrebbe dirvi che è cambiata con questa ruota della fortuna, però ragazzi, sotto c'è la luna, la zona d'ombra è ancora lì. Sì, magari la sta lavorando, però lo sento un po' deboluccio in questa proposta che vuole fare perché qui c'è un fante e non c'è un cavaliere. Quindi, ecco, una cosa che vi faccio notare, giusto per capire lo spessore della situazione, fante di spade, fante di pentacoli, fante di pentacoli. Questo è un cavaliere. Cavaliere, fante di pentacoli, fante di coppe, fante di bastoni. Cioè avete 5 fanti, un 6 di coppe e un matto. E 6 di coppe e il matto li ha questa persona. C'è tanta ingenuità in questa situazione. Infatti anche il re di coppe è girato al contrario. Io sento che questa persona è come se fosse più in un amore per possessione piuttosto che in un amore di quello, diciamo,
Dire incondizionato fa tanto romantico e poco realistico, però diciamo l'amore per gli altri, ok? Quindi, siccome anche qui c'è un diavolo prima, un diavolo dopo, sento come se ci fossero già stati dei temi, delle questioni magari inerenti al controllo, potrebbero essere inerenti anche un po' alla tossicità, può essere un qualche relazione che è finita ma che è rimasta un po' lì nell'aria. Anzi, fatemi sapere nei commenti. Sta di fatto che la sento come un'energia un po' inconsistente in questo periodo ed è per quello che qui avete l'appeso, è proprio per farvi rendere conto che la situazione è così, quindi o l'accettate così com'è oppure arrivederci e grazie. Questa è l'altra faccia della medaglia, insomma. Ok, allora andiamo a vedere ancora qualche oracolo per darvi qualche consiglio, qualche spunto di riflessione. Paradiso, qui parla di felicità, espansione e di godersi l'un l'altra. Beh, vi dico che secondo me la parte passionale è molto forte, La parte materiale, secondo me potreste proprio vivere la quotidianità o comunque la sessualità in modo piuttosto impetuoso in questo periodo. Ecco, allora qui parla di una trasformazione, di un'epifania fondamentalmente, quindi di una presa di consapevolezza. Tenete presente che il lampo, quando arriva, illumina tutto per un secondo, la stanza si vede completamente e poi ridiventa buio. Quindi è come se fosse un flash che dà questa illuminazione. Qui avete la stella parla di canalizzazioni, parla di avere come qualche messaggio dall'alto, qualche, sì, illuminazione si chiama, il flash illumina, scusate il flash, il lampo. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Fidanzamento? Ma in effetti, qui c'è un papa, comunque, però vi dico, occhio solo agli equilibri, metterli in equilibrio prima perché qui avete il re di coppe che è girato però a testa in giù, mentre qui c'è la regina di coppe che è girata a testa in su, quindi può essere un sogno, può essere qualcosa che dovete vedere con tutti e due i poli, mi viene da dire, polo negativo, polo positivo, la parte romantica e la parte di testa, la parte razionale. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. È come trovare il compromesso, è come trovare la zona dove vi dà pace. Tenete presente che questa persona ha un 5 di bastoni, quindi potrebbero esserci anche delle questioni da dover argomentare, da dover discutere, da dover risolvere. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete con un like, un hype, la condivisione del video o la vostra iscrizione. Se mi volete contattare per un percorso individuale di crescita, basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi al canale. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico perché sono state studiate come un corso di formazione. Praticamente sono decenni dei miei studi personali e professionali che io ho condensato e messo a disposizione lì. I titoli dei video si vedono comunque se volete curiosare. Bene, detto questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!